Ma ciao amici, benvenuti nel mio canale, io sono Francesco e come potete vedere alle mie spalle finalmente ho terminato la mia nuova postazione di lavoro. E sì ragazzi, ho modificato e stravolto tutto, non mi piaceva come era venuta. Il mobile che avevo acquistato su Amazon era troppo compresso, mi sentivo un po' costipato, quindi ho smontato tutto ragazzi e ho realizzato tutte mensole. In questa maniera ho allargato di più il campo visivo ed ho la possibilità di aggiungere più prodotti sulle mensole. Ma una cosa molto figa che sto facendo è realizzare una postazione di prova direttamente qui per andare a testare moduli, mini box, adattatori USB Wi-Fi per Android Auto ed Apple CarPlay. Come vi dicevo anche nella mia pagina Facebook @Fancasky, questa postazione di lavoro mi ha portato via molto tempo, un po' le vacanze, un po' il lavoro, e sono arrivati parecchi prodotti parcheggiati in attesa di essere recensiti. Non è oggi il caso, perché oggi torneremo a parlare di autovetture e tecnologia e nello specifico andremo a recensire questo OBD2 della Topton denominato Top Scan. Un OBD2 senza display e senza pulsanti, quindi come lo vedete, perché si andrà a pilotare direttamente dai nostri dispositivi mobili. Sì, basta scaricare l'applicazione dedicata sia per Android che per iPhone, installare l'applicazione, associare l'applicazione all'OBD2 una volta collegato alla tua vettura e si andrà a fare tutto dal nostro telefono. Sinceramente ragazzi non so cosa può fare questo scanner perché non ho provato ancora nulla, lo sto facendo insieme a voi, quindi durante questa recensione andremo a vedere le potenzialità. Gli altri scanner economici tra virgolette che ho potuto già testare si limitavano alla lettura, quindi alla scansione e lettura di eventuali errori delle centraline e la possibilità di poter andare a rimuovere qualche errore. Tutto qui. Oggi vedremo cosa può fare questo scanner OBD2 della Topton. Vi ricordo che nella descrizione del video trovate tutti i link necessari per andarvi a vedere le info e per chi vorrà acquistarlo. Detto questo, andiamo a vedere subito il contenuto di questo OBD2 e come funziona. Andiamo? Allora ragazzi, eccoci qua, una volta che abbiamo inserito il nostro Top Scan, abbiamo scaricato l'applicazione, abbiamo creato un account per poter entrare nell'applicazione, dobbiamo associare in questo caso il car tablet via Bluetooth al Top Scan e poi possiamo utilizzare l'applicazione stessa. Questo praticamente è il seriale del Top Scan che sto provando. Qui c'è anche la possibilità di vedere se c'è un aggiornamento del firmware. Ci dice di collegarci. Associa, consenti accesso e associa. Sentite? Il Top Scan adesso ha emesso un bip prolungato e si sono accese le altre due LED, quindi il rosso rimane sempre acceso e poi si accende il blu fisso perché significa che è collegato tramite Bluetooth al nostro dispositivo mobile, e si accende il LED verde lampeggiante e in questo caso è venuto fuori un pallino rosso, significa che c'è un aggiornamento disponibile. Eccolo qui. Ok? Scarica firmware.
Sentite il beep? Quindi significa che è stato aggiornato, eccolo qui. Possiamo tornare indietro. Allora ragazzi, queste sono le funzionalità principali di questo Top Scan che si possono attivare dall'applicazione. Allora, qui abbiamo le impostazioni per andare a resettare il service dell'olio. Dobbiamo prima aver scaricato praticamente la dovettura che interessa a noi, in questo caso ripeto è la Nissan, come vi ho fatto già vedere. Andiamo a inserire il tipo di diagnostica che ci dice qua sopra, in automatico o manuale. Andiamo in automatico, qui ci dice da inserire il VIN e facciamo leggi, in modo così che ce lo va a recuperare in automatico, ok? E facciamo conferma, e da qui andiamo a selezionare Italia, che è quello che interessa a noi, e la data di anno di costruzione della nostra vettura. Quindi la mia è del 2018 e vado a schiacciare 2018 e ci dà area Europa, città Italia, veicolo Qashqai J11, modello 2018-6-2018 e ci dà il VIN e facciamo yes. Si fa risettare il ripristino dell'olio in automatico o in manuale, ok? La seconda funzione è questa qui, e andiamo anche in questo caso a selezionare Nissan sempre, quindi andiamo a fare automatico, scansione automatica, andiamo a fare leggi, che ci va a leggere il VIN dello scanner, ok, facciamo conferma. Qui ogni volta dobbiamo sempre andare a inserire Italia e la data di costruzione 6-2018, facciamo yes. Vedete qua sopra vi dice adattamento del minimo dell'acceleratore, quindi ci va a regolare praticamente il minimo dell'acceleratore, o automatico o manuale. Io non vado a toccare nulla, andiamo a vedere che succede, e qui ti dice che fa questa serie di operazioni. Io non vado a toccare nulla perché non so quello che vado a toccare, però vi faccio vedere quello che può fare effettivamente questo scanner. EPB, che sarebbe il menu che riguarda tutto l'impianto frenante, e da qui abbiamo questa serie di funzioni: fine sostituzione pasticche, avvio sostituzione pasticche, regolazione posizione di inizializzazione e rilascio freni. Rilascio freni significa che va praticamente a scollegare l'impianto frenante. Vi faccio vedere, se clicchiamo qui, ok, se gli do start praticamente va a scollegare il freno di stazionamento. Avete visto? È andato a scollegare il freno di stazionamento. Ok, usciamo, ok, torniamo indietro. Poi l'ultimo menu che abbiamo è questo qui, eccolo qui. Praticamente ci dà una regolazione del sensore ANG, sterzo, ABS, insomma tutto quello che riguarda l'impianto sia sterzante che frenante, quindi la regolazione dei sensori. Io non vado a partire perché non so cosa vado a toccare, quindi informazioni utili, avvio, tenere il volante sia in posizione neutra mentre si guida in linea retta, quindi ci dà una serie di indicazioni che dobbiamo fare prima di andare a effettuare questa regolazione. Usciamo, ok. Per avere il completo funzionamento di questa applicazione andiamo su di più e ci dà questo menu con tutte le opzioni che possiamo andare a controllare e regolare sulla nostra autovettura. Qua sopra invece abbiamo la possibilità di andare a regolare altre cose o fare la diagnostica completa della nostra autovettura. Basta andare su diagnostica, come vi ho fatto vedere, facciamo autoscan, e qui quando partiamo con l'autoscan ci dà una serie di controlli, va a leggere tutte le centraline della nostra autovettura e va a fare questa scansione per vedere se ci sono o meno errori DTC. E questi sono gli errori che ha trovato: pressione motore, aria pressione motore, addirittura laser o radar, BCM, camera corsia, luce adattiva, climatizzatore, cioè una tragedia. Fammi andare a vedere climatizzatore, che dice qua. Leggi DTC, leggiamo l'errore.
B24A1 e B24D4, segnale messaggio di errore, cancella, condizione accensione attiva e motore spento, i DTC sono stati eliminati. Ok, quindi vedete che adesso il climatizzatore non dà più errore. Io sono andato a togliere questo errore perché diciamo che è la parte meno interessante. Io questi altri errori sinceramente non li andrei a toccare, se non portare la vettura direttamente all'officina Nissan per andare a vedere effettivamente se la pressione del motore, gli iniettori, insomma quello che dà questo scanner sia effettivamente un errore o un qualcosa da andare a sistemare. Comunque avete visto che questo top scanner va a scansionare tutte le centraline, rapporto di errore, eliminazione dell'errore, a differenza di altri scanner che ho provato che leggono, si limitano solo a leggere l'errore DTC ma non riescono a resettarlo, e comunque questo ha tantissime opzioni in più rispetto agli altri che ho potuto testare. Errore del motore, basta andare a vedere il DTC, ci dà il tipo di errore P0657. Vedete, io mi salvo la schermata dell'errore e posso andare a vedere comunque anche su internet a cosa è riferito. Circuito di controllo relè principale CC0, per esempio questo del radar, vediamo cos'è, leggi DTC e ci dà addirittura due errori: ostruzione radar e centralina, luce adattiva, che una volta infatti mi ha segnato l'errore l'autovettura, e qui ci dà praticamente la storia dell'errore. Attuatore girevole, sempre lo stesso errore ripetuto per 2 volte. Da qui si può andare a vedere il tipo di errore e andare a vedere di cosa si tratta. Devo dire che l'applicazione è anche ben fatta, ragazzi. Ok, vi ho fatto vedere un po' tutto, usciamo. E poi c'è il fatto delle prestazioni. Questa funzione va eseguita quando siamo in movimento. Questa è un'impostazione dove ci dice, con la macchina accesa, vedete adesso io ho la macchina accesa, ci dice il regime del motore, quindi il minimo del motore, abbiamo il rapporto di prova, la velocità da 0 a 97, ci fa una serie di test, e qui c'è la possibilità di iniziare l'accelerazione. Quando siamo in movimento va a registrare questa serie di test e poi ci dà il rapporto di prova. Non trova nulla perché ancora non ho fatto questo tipo di test. Ok, questo ripeto è un test che si fa in movimento. Ma questo insomma è tutto il contenuto di quello che si può fare con questo top scanner della Topdon. Bene amici, siamo giunti al termine di questo video. Vi ho fatto vedere le potenzialità e le funzionalità di questo top scan della Topdon. Ripeto, non sono un tecnico, non sono un meccanico, quindi perdonate la mia inesperienza su questo campo. Quindi io mi sono limitato a farvi vedere solo le caratteristiche e l'utilizzo tramite l'applicazione dedicata con il vostro dispositivo mobile. A mio avviso, ripeto, di profano, posso dire che comunque questo top scan, a differenza di altri scanner che ho provato, è molto più avanti. La cosa bella poi è che si può pilotare tutto dall'applicazione, quindi una volta inserito nella presa OBD2 si fa tutto tramite l'applicazione. Una volta acceso il quadro, lo scanner va a rilevare e ricercare eventuali errori nelle centraline della nostra autovettura, e avete visto che abbiamo la possibilità anche di resettarli. Come al solito nella descrizione del video trovate i link necessari per andarvi a vedere la specifica di questo top scanner per chi vorrà acquistarlo. Noi come di consueto ci vediamo in uno dei prossimi video. Un bacione, alla prossima, ciao belli!